Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Buonasera a tutti e bentornati nel nostro canale. Questa sera fumerò un piccolo ma grande sigaro, ovvero il Trinidad Reyes. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Bentornati. Dunque, iniziamo questo breve video, mi auguro breve in verità, perché ci sarebbe tanto da dire su questo sigaro, e proseguendo con le degustazioni che abbiamo fatto su questo canale di Trinidad. Di Trinidad abbiamo già parlato in altri 3 video. In questi video, di cui con Giulio abbiamo parlato già di Trinidad, abbiamo degustato 3 sigari, ovvero il Vigia, l'Esmeralda e la Trova. In quei video che trovate in descrizione abbiamo parlato anche del brand Trinidad e quindi vi invitiamo a riguardare quei link che vi riportiamo, questi video. Ma veniamo invece al sigaro di oggi, il Reyes. Di cosa si tratta? Intanto il sigaro, molto piccolo rispetto alla media magari di sigari di cui siete abituati a vedere degustazioni, è un sigaro dalle misure relativamente ridotte, 40-64 di pollice di diametro per una lunghezza di 110. Esiste un altro sigaro con le stesse dimensioni, ovvero il Cohiba Secretos, uno dei 3 sigari che fanno parte della linea Maduro di Cohiba, che insieme al Magicos e al Genius appunto compongono quella linea, di cui abbiamo tra l'altro accennato nell'ultimo video di degustazione del Cohiba 55° anniversario. Condividono le misure, come detto, ma hanno vitole de galera diverse. Perché? Perché il sigaro di Cohiba è un sigaro parejo normale, mentre questo di Trinidad ha il classico pigtail, cioè questo codino che caratterizza praticamente tutti i sigari Trinidad, quasi tutti. E quindi stesse misure, nomi diversi. Questo è di fatto il Reyes a vitola de salida e de galera Reyes, mentre il Cohiba Secretos ha la vitola de galera e de salida Secretos. Tra l'altro, piccola curiosità, tutti e 3 i sigari della linea Maduro hanno il nome della vitola de salida e de galera che corrispondono, quindi il Secretos è un Secretos, il Magicos è un Magicos e il Genius è un Genius. Torniamo però a questo sigaro. Perché ho voluto degustarlo? Perché una domanda che mi hanno fatto molti amici e molti utenti anche tramite mail è stata proprio cosa ne pensassi dell'aumento di prezzi, argomento che abbiamo già trattato e accennato in altri video, ma proprio relativamente ai sigari più piccini dei 2 brand, ovvero Cohiba e Trinidad. Partiamo dal presupposto che se vogliamo fare un paragone di tipologia, di prezzo, dovremmo paragonare questo Trinidad Reyes non
al Cohiba Secretos, ma al Cohiba Perlas, che pur avendo dimensioni diverse, perché è un 40x102, condivide più o meno la stessa fascia di prezzo. Partiamo proprio dalla fine, perché di solito parlo alla fine del prezzo, ma invece questo ci servirà per introdurre l'argomento e ovviamente quale sarà la domanda. Questo sigaro vale il suo costo? Soprattutto, vale il suo costo attuale dopo l'aumento? Intanto di che prezzo stiamo parlando? Questo sigaro fino a un anno fa, o comunque prima di maggio, prima dell'aumento dei prezzi, costava 10 euro a sigaro. Era un prezzo abbastanza alto per il formato che era, però è sempre stato un sigaro apprezzato e molto venduto. Ora da 10 euro si è passati a 32 euro. Quindi vedremo, magari farò una doppia valutazione se valeva il prezzo che aveva prima e se vale il prezzo attuale, cosa ben difficile, ma vedremo. La stessa cosa più o meno lo dicevo il Cohiba Siglo 1, che è passato dai 13-14 euro, quindi era leggermente più caro del Reyes prima dell'aumento, passando a 30 euro o a 33 euro addirittura per la versione in tubo, quindi il triplo del prezzo. Mentre, sempre aprendo la parentesi con il Cohiba Secretos, l'aumento c'è stato ma non è stato così eclatante, non è triplicato e, ahimè, comunque raddoppiato, perché si è passati circa dai 18 euro ai 36 euro, quindi ha avuto un aumento ma non così esagerato rispetto alla linea classica e alla linea Beike ad esempio. Ma veniamo al sigaro, intanto facciamo una prima analisi. Prima di fare un'analisi vi volevo leggere il cugno di questa scatola, che è marzo 2021, quindi il sigaro ha più di un anno, proviene da una semi-boîte nature da 12 sigari, ma esiste ancora in commercio la semi-boîte nature da 24 sigari. Questo attualmente è l'unico metodo di condizionamento di questi sigari, quindi esistono solo da 12 o 24. Nei video di cui abbiamo già parlato con Giulio di Trinidad abbiamo già affrontato il come mai il 12, il 24 e non i classici tagli da 25 o da 50, e vi abbiamo anche detto del perché, o comunque la particolarità del fatto che i sigari sono messi in questo senso all'interno della scatola e non in questo senso, quindi li trovate tutti trasversali rispetto al verso in cui si apre la scatola. Motivi sempre legati un po' alla Trinità, i multipli di 3, la forma di una T e tante altre curiosità, ma vi rimando appunto ai video messi in descrizione. Quest'altro, tra l'altro, questa semi-boîte nature da 24 aveva un ghiotto cugno 2008, calcolando che questo sigaro è stato sostanzialmente immesso nel mercato nel 2004, era, non dico tra i primissimi batch, comunque sarebbe un sigaro con parecchi anni sulle spalle, se ce ne fossero ancora di questi. Purtroppo questo esemplare arriva dalla scatola del 2021, ma ce lo faremo bastare. Allora, ho voluto sentire già gli aromi a crudo, ma parliamo prima dell'aspetto. Il riempimento è perfetto, la costruzione è impeccabile, la capa è oleosa, lascia una bella sensazione, quindi sembra un sigaro umido anche al punto giusto, morbidissimo, la capa è anche ben stesa e di una capa colorado con riflessi dorati. Direi un bellissimo sigaro da vedere sia al tatto che all'occhio. Gli aromi a crudo. Beh, gli aromi a crudo non sono così eclatanti, si sente sicuramente il gusto del buon tabacco, del legno giovane, probabilmente influenzato anche dalla sua confezione, ma si sentono anche delle note che rievocano il miele o comunque dei sapori dolci, anche floreali, come di fiori di camomilla. Vediamo se questo sigaro saprà rispettare queste impressioni a crudo. Dobbiamo operare il taglio. Avendo un sigaro con il pigtail, la scelta potrebbe essere tra
la ghigliottina che ho usato per il video di Coiba con il fondo, forse inadeguata, una forbice tipo l'Exhiker, quelle che si trovano in commercio, oppure forse più adeguata una piccola ghigliottina della Daniel, di quelle che si trovano nei mercatini, e questa proviene proprio da un mercatino di Albenga tra l'altro, che è fatta apposta per tagliare sigari di piccolo diametro. È una ghigliottina monolama, non è particolarmente agevole da usare e sembra quasi un portachiavi, però il fatto che se ne trovino tanto nei mercati vuol dire che c'è stato un lungo periodo di fumatori di sigari di questo formato con un diametro piccolo. Proverei questo per la prima volta. Ghigliottina monolama, quindi bisogna stare attenti. Il foro è perfetto, sembra fatta apposta per questo sigaro. Vediamo un po'. Taglio impeccabile. Il tiraggio è agevole, la costruzione, la qualità della costruzione si vede tutta, si sente più che altro tutta. Ma gli aromi così in bocca più o meno ricordano quelli al naso che ho sentito prima. Ora vediamo se dopo l'accensione appunto saprà rispecchiare queste impressioni. Beh, inutile dire che effettuerò l'accensione con una fiamma morbida, userò il mio DuPont fidatissimo da tavolo, che è comodo perché ha delle dimensioni generose, quindi ha tanto gas prima che finisca. Magari adesso finisce proprio durante questo video, ma userei proprio questo. E infatti è finito proprio adesso sul più bello. Va bene, useremo un altro accendino. Beh, mi è venuto in mente che avevo dei fiammiferi di Trinidad, quale occasione migliore per utilizzarli. È un sigaro comunque di lusso, è un sigaro che costa 30 euro, si può definire un sigaro prestigioso. Le dimensioni non contano se il prodotto è buono. Quindi inauguriamo questa scatolina di fiammiferi Trinidad. Quasi mi va a fuoco la camicia, ma come sempre l'accensione molto veloce, senza bruciare il piede, quindi scaldiamo bene il piede in modo da tostare il sigaro al punto giusto. Brucia molto velocemente questo fiammifero. Bene, il sigaro sembra acceso correttamente. Come sempre farò un primo puff al contrario, cioè soffierò dentro il sigaro leggermente per togliere le note carbonizzate che potrebbero dare un po' di amarezza. E ora procedo al primo puff. La sensazione tattile di questo fumo è di un fumo molto cremoso, con un discreto corpo. Come sempre mi piace dare una prima impressione delle primissime note che mi arrivano al naso e in bocca. Rispetto a quanto detto dell'analisi a crudo, si trova quasi tutto, anzi direi proprio tutto. C'è la nota di fieno, c'è la nota di tabacco, quindi le note erbacee, quella leggera nota di camomilla, quindi anche di dolcezza. Direi che la nota prevalente di questo sigaro è una leggera dolcezza. Non c'è sale, nel senso non si sentono note salate per ora,
Il sigaro non è piccante alle labbra, è molto delicato. Come detto, la sensazione tattile anche del fumo è piacevole, sembra cremoso e corposo in bocca. Nella fumata retronasale si avvertono di più le note legnose, le note un po' più forti, però di certo la forza di questo sigaro, almeno all'inizio, non è una forza così irruenta. Vediamo cosa ci saprà regalare fra qualche minuto, non dovrebbe essere una fumata così lenta. Beh, dopo essere stato tradito dal mio fido Dupont da tavolo, che dovrò caricare evidentemente per la prossima degustazione, e vorrei trarre alcune conclusioni del sigaro. Come vedete sono già verso la fine, è un sigaro molto corto, quindi non richiede moltissimo tempo, è una fumata da 30 minuti al massimo, insomma dipende poi sempre molto dal ritmo della vostra fumata. Che cosa dire? Dunque, la forza media tipica dei sigari Trinidad è totalmente rispettata. Il sigaro parte con una forza media e non si accresce neanche verso il finale. Io adesso sto arrivando all'ultimo terzo, sono all'ultimo terzo, quindi la parte che dovrebbe essere più amarognola, più carica. Per ora invece il sigaro rimane perfettamente equilibrato. Gli aromi hanno avuto un'evoluzione abbastanza ridotta, però rimanendo sempre su registri molto piacevoli. Il livello costruttivo del sigaro è ottimo e non ci si può aspettare altro che da un Trinidad e da un Cohiba, ad esempio, soprattutto per questo prezzo. E quindi vorrei fare proprio questa valutazione finale con voi. Vale il suo prezzo? Sicuramente, se parliamo del prezzo che aveva prima, cioè circa 10 euro, o meglio, è arrivato a 10 euro, ma un anno fa era 9,60 euro, insomma, ha avuto dei progressivi aumenti fino ad arrivare a 10 euro e per poi scattare al prezzo attuale che è 3 volte tanto. Ecco, per 10 euro era sicuramente un sigaro eccezionale, per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. È ovvio che è più difficile trovare un riscontro positivo sul prezzo ponderandolo per le misure, soprattutto da un fumatore che non è sufficientemente esperto. Ma veniamo invece alla valutazione del prezzo attuale. Attualmente costa 30 euro. Trinidad offre sicuramente delle fumate di altissimo livello. Uno dei miei sigari preferiti in assoluto è il Fundadores, che adesso è arrivato a costare anche 1500 euro una scatola, quindi anche lì siamo arrivati a prezzi molto molto più alti, come tutta la linea Trinidad, ma ne abbiamo già parlato. Quindi alla domanda lo vale il suo prezzo attuale, non saprei come rispondere. Non riesco a immaginare una situazione in cui qualcuno andando in tabaccheria possa acquistare questo sigaro piuttosto che un altro sigaro. Cioè, non me la sento proprio di consigliare a un fumatore, soprattutto se ha le prime armi, di investire un capitale del genere per un sigaro di questo formato, che è un po' la cosa che tendono a fare molti tabaccai, ma lo stesso distributore consiglia anche, parlo di Diadema, consiglia anche di provare altre vitole, altri brand sempre cubani che hanno un prestigio altissimo, una qualità ottima e mantenendo un prezzo che non ha subito gli aumenti di Trinidad e di Cohiba. Quindi al fumatore alle prime armi sicuramente no. I fumatori di lungo corso è probabile che ne abbiano ancora da parte di questi. Ora penso anche a un'altra cosa, ne ho fumati molti di Reyes in oltre 15 anni, non me ne ricordo nessuno che mi abbia particolarmente colpito, neanche dei primissimi batch. Non è un sigaro che mi è rimasto alla mente, ma forse è anche un sigaro che non è stato creato per lasciare il segno, come appunto poteva essere un Robusto T piuttosto che appunto il Fundadores o il più recente Vighia o l'Esmeralda o la Trova. Sono sigari fatti per colpire, per lasciare il segno. Questo direi di no. Quindi, qual è il mio consiglio?
Se avete questi sigari da parte, ben venga, fumateli, hanno un'ottima qualità e non fatevi venire troppi sensi di colpa nel fumare un sigaro così piccolo che ha preso questo valore. È un sigaro da consumare, è un ottimo sigaro d'aperitivo o dopo un pasto leggero. Forse lo abbinerei con uno champagne o una bollicina che possa accompagnare la forza media di questo sigaro senza coprirlo troppo. Quindi, se dovessi descrivere il sigaro per la sua qualità, gli darei un ottimo voto. Se dovessi ponderarlo e fare una valutazione a rapporto qualità-prezzo, forse in questo caso, e mi sembra di ricordare che sia la prima volta, il nuovo prezzo non gioca a suo favore. Mi viene anche da dire questo, potrebbe essere un mio ragionamento, una mia valutazione del tutto personale. Ok, subiamo e prendiamo atto di questo aumento dei prezzi di Cohiba e Trinidad, va bene, però Habanos forse avrebbe potuto o potrebbe, visto che potrebbe ancora cambiare qualche cosa, lasciare fuori proprio questi formati piccolini, ad esempio il Siglo 1 di Cohiba, o ad esempio appunto il Reyes di Trinidad, lasciandolo a un prezzo molto inferiore, non dico magari quello di prima perché sennò ci sarebbe uno scompenso rispetto alla proporzione di aumento, però potrebbe essere un ottimo modo per far avvicinare a questi due brand, quindi Cohiba e Trinidad, dei fumatori alle prime armi che si stanno avvicinando adesso al mondo dei sigari cubani, che vogliono provare queste marche prestigiose ma che magari si trovano spaventati di fronte a questi prezzi esorbitanti. Quindi perché non usare un sigaro così piccolo e di facile anche fruibilità per un giovane fumatore, lasciando un prezzo più calmierato, più modesto, ecco. Dopodiché, se il fumatore trova buoni i Cohiba, Siglo I, piuttosto che il Secretos, piuttosto che il Reyes di Trinidad, dice benissimo, ho comprato queste marche e sono contentissimo di aver potuto fumare le marche più lussuose di Habanos, quindi mi sento pronto a investire qualche soldo per prendere i formati più grandi di queste marche. Potrebbe essere un'idea, non so se questa cosa troverà mai un riscontro, non credo che ascolteranno le mie parole se mai arrivassero alle loro orecchie. Detto questo, scriverò comunque una valutazione di questo sigaro più dettagliata e vi invito a trovarla sui soliti canali, la pubblicheremo sicuramente su Gusto Tabacco e quindi poi la troverete anche su Facebook e sui vari social. Come sempre vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto questo video, sottoscrivere il canale e premere sulla campanellina che vi notifica l'uscita dei nuovi video, e quindi non mi rimane altro che salutarvi e augurarvi una buona fumata e ci vediamo al prossimo video, alla prossima degustazione.